benvenuti nel nuovo video del 2023, il primo video del 2023 dedicato alla abbazia di Staffarda nel mio canale Appuntamento in Giardino. Ho deciso di portarvi qui, in questo luogo stupendo, meraviglioso, perché volevo trascinarvi nel primo video del 2023 in un'atmosfera spirituale, energetica, un'atmosfera di pace e di tranquillità, perché di questo abbiamo bisogno. Effettivamente, guardando un po' come sta andando il mondo, è molto importante trovare dei luoghi in cui possiamo trovare conforto e un grandissimo abbraccio. Io queste cose le ho trovate qui a Staffarda nel 2014, quando sono venuto per la prima volta, perché ho cominciato a soffrire, mi ricordo ancora, di acufeni, e quindi non riuscivo a capire come mai questo suono continuo nelle orecchie, che poi ho addomesticato nel tempo. Ho cominciato a conviverci in maniera abbastanza pacifica, devo dire. Però all'inizio mi ricordo che la cosa mi aveva destato molta preoccupazione, quindi ricordo ancora quel mattino sono partito in macchina per cercare un posto dove andare che mi trasmettesse un po' di conforto, e accidentalmente sono finito qui, come un richiamo interiore che mi ha portato qui nell'abbazia di Staffarda. Quel mattino l'ho girata, ho cercato di coglierne comunque i messaggi che cercava di trasmettermi, e devo dire che mi è arrivata in maniera molto potente. Da lì in poi si è creato questo legame che mi porta molte volte all'anno a dover venire qui. Quando io sono di un umore che non è proprio eccezionale, ho qualche preoccupazione eccetera, io qui riesco sempre a trovare una risposta, un senso di pace, e soprattutto, come mi sembra di aver già detto all'inizio del video, trovo questo grande abbraccio consolatorio che mi fa capire che è tutto ok, che va bene così, che non c'è bisogno di cambiare nulla, nel senso proprio non so come descrivervi, un po' il qui e ora, no? Che bisogna godere. Quindi in questo preciso istante io sono qui, non devo pensare ad altro, devo semplicemente aprirmi a ciò che ho intorno e cogliere i messaggi che mi arrivano. Quindi questo è un luogo da venire sicuramente a visitare, perché è meraviglioso, lo consiglio a tutti, perché se siamo disposti a cogliere energeticamente, interiormente, delle sensazioni, è sicuramente un luogo adatto per questo scopo. Questo perché? Perché è un'architettura creata dai monaci cistercensi, che si adoperavano sempre nella semplicità, quindi per loro era molto importante, come in questo caso, l'abbazia, ovvero una struttura architettonica che racchiudesse in sé la spiegazione del non manifestato, e quindi si cercavano le risposte all'interno. E poi loro comunque erano molto portati per il lavoro, ma soprattutto per la semplicità. Qui nell'abbazia non bisogna aspettarsi di trovare numerosi affreschi da guardare, cose che possono colpire l'osservatore in maniera veramente incredibile. Questo è un luogo che non trasmette questo è un luogo di semplicità, in cui cogliere, se vogliamo, ma solo se lo vogliamo, delle sensazioni molto importanti che ci possono portare a interiorizzare in noi un grandissimo senso di pace e di tranquillità. Se state cercando questo, Staffarda è sicuramente un posto giusto. Nel mio canale Appuntamento in Giardino io non mi occupo di architettura, non mi occupo di storia, non ne ho assolutamente le competenze. Il mio è un canale di giardinaggio hobbistico, familiare, in cui però io, dipingendo, portando anche all'interno del canale la pittura d'acquarello che io faccio da tantissimi anni, mi piace ogni tanto portare anche un qualcosa che riguarda un pochettino l'arte. Quindi qui non starò a descrivervi e a spiegarvi l'architettura di questa struttura eccetera. Una cosa che volevo portarvi a vedere, ad esempio, lo vedremo poi dopo, è l'interno, il chiostro, in cui c'è questo piccolo giardino. Torneremo poi in primavera, in tarda primavera, magari verso giugno, luglio, per poter vedere le fioriture delle osta, perché sono state piantate diverse piante di osta con delle fioriture bellissime viola.
che decorano appunto il chiostro di questa abbazia. Quindi adesso ci facciamo un giro in abbazia. Io ho fatto già delle riprese in esterni prima di questa parte del video in cui vi do delle spiegazioni. Adesso vi faccio entrare nell'atmosfera un po' di Staffarda con una bella musica, con delle immagini girate questa mattina, e poi parleremo anche del portale della chiesa, perché ha due colonne che sembrano due colonne messe lì per caso, ma in realtà conservano un significato molto molto profondo, e lo vediamo insieme. Poi entreremo all'interno dell'abbazia, faremo un giro anche all'interno della chiesa, in maniera non storica o di grandi spiegazioni, ma solo per trascinarvi all'interno di questo posto che io trovo che sia personalmente magnifico e che credo che sia adatto per cominciare i video del mio canale Appuntamento in Giardino del 2023. Quindi venite con me che entriamo all'interno dell'abbazia e parleremo anche di questo importantissimo portale della chiesa. Piccola parentesi, perché è importantissimo? Perché qui a Staffarda molte cose sembrano messe lì per caso, ma nulla è per caso qui a Staffarda. Ad esempio, una cosa che si può notare qui nell'abbazia di Staffarda è il fatto che è molto difficile trovare un capitello uguale all'altro, ad esempio. Quindi è un posto da vivere, da osservare attentamente e da cogliere. Dai, facciamoci un giro qui in abbazia, godiamocela, e spero attraverso questo video di riuscire a portarvi già un inizio di sensazioni che solo lei riesce a comunicare. Eccoci arrivati davanti al portale della chiesa dell'abbazia di Staffarda. Questo è un luogo importantissimo perché da qui il popolo entrava per le funzioni religiose all'interno della chiesa, ma non è tutto così semplice. Questa porta rappresenta una soglia molto importante. Questo perché? Perché al di fuori potete vedere che qui c'è una colonna a sezione ottagonale, mentre qui c'è una colonna a sezione circolare. Queste due colonne sono state messe qui, sembra, come funzione di sostegno, ma se le guardiamo bene non devono sostenere un granché. Quindi perdono la funzione di sostegno e acquistano quelle di comunicazione. Sembrano volerci dire qualcosa. Secondo alcuni studi, questa colonna, quella alla mia sinistra, a sezione ottagonale, rappresenta la figura maschile e guarda al passato. Questa a sezione circolare rappresenta la figura femminile e guarda al futuro. Questa addirittura sembra quasi essere una colonna in evoluzione, perché la figura dell'ottagono in geometria è quella che sta tra il quadrato e il cerchio, quindi come se fosse in evoluzione per diventare perfetta come il cerchio. Questa che è una colonna che guarda al futuro femminile rappresenta il cielo, questa che è una figura maschile rivolta al passato rappresenta la terra, secondo alcuni studi. Entrare da questa porta sembra voglia dire lasciarsi andare al proprio destino e connettersi a Dio, qualunque sia il percorso e la scelta. Quindi il portale della chiesa di Staffarda ha una grandissima simbologia e come possiamo vedere, come ho detto già all'inizio video, qui non sembra
Qui non sempre è tutto così come sembra, ma attraverso alcuni studi, alcune ricerche si è potuto appurare che molte cose non sono state messe qui per caso, ma acquistano questo grande valore simbolico di comunicazione verso le persone che si muovono all'interno e all'esterno dell'abbazia. Eccoci qui all'interno del chiostro, dell'abbazia, anche qui un luogo di pace. Questo è un piccolo giardino a sezione quadrata con ancora alcuni resti di una fontana che serviva per bagnare le piante. Da qui arrivava l'acqua del torrente qua vicino, veniva convogliata tutta l'acqua per poter bagnare le piante del chiostro. Ed era un luogo usato per la meditazione, per la preghiera, e mi sembra di aver letto che sotto il porticato si svolgeva anche un mercato dove le persone potevano acquistare appunto cose di uso quotidiano. Torneremo poi in primavera per poter guardare questo chiostro, osservarlo nella fioritura delle osta, delle sue piante, in modo che possiamo anche, visto che questo è un canale di giardinaggio, poter capire che quali piante sono state utilizzate per rendere questo posto ancora più bello e caratteristico. È stata usata una siepe di bosso per dare a questo giardino di pianta quadrata un movimento circolare che ricorda un po' un piccolo labirinto dove perdersi in queste atmosfere. Mi sembra di averne parlato anche a inizio video. Qui a Staffarda è anche possibile notare che non c'è un capitello uguale all'altro. Si somigliano, ma se guardiamo bene gli elementi decorativi sono tutti uno diverso dall'altro. Eccoci qui nel locale dell'Abbazia di Staffarda che ospita una grandissima colonia di pipistrelli, Vespertilio maggiore e Vespertilio di Blyth, che ad aprile raduna circa 1200 femmine che si riproducono, poi nel periodo autunnale-invernale questa colonia si disperde. La grande quantità di pipistrelli fa sì che questa sia uno dei maggiori siti di riproduzione in Italia e dà a questo luogo una grande importanza di tutela ambientale. Quindi questo è un altro, diciamo, fiore all'occhiello dell'Abbazia di Staffarda. Anche un grande senso di responsabilità, di sensibilità verso quelli che sono i problemi ambientali. Quindi questo luogo racchiude un po' diverse cose molto ma molto importanti. Non è possibile osservare i pipistrelli, ma in uno di questi locali mi sembra ci sia un piccolo televisorino con una telecamera infrarossi, se non sbaglio, messo all'interno, che trasmette le immagini appunto di questi pipistrelli, che è possibile vedere solo attraverso questo strumento, proprio per non cercare di disturbare il meno possibile questa importante colonia di animali qui nell'abbazia. Ecco il televisorino che dovrebbe trasmettere le immagini della colonia di pipistrelli. Credo che la colonia in questo periodo dovrebbe essere dispersa. In aprile sicuramente si potranno vedere i pipistrelli attraverso questo televisorino, proprio nel momento in cui vi è questa colonia con una grande percentuale di femmine all'interno che si riproducono. Quindi questo
all'interno di questo locale è il luogo dove poter vedere la colonia di pipistrelli attraverso questo televisore per non disturbare gli animali. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video, spero che sia stato di vostro gradimento e spero soprattutto di avervi trasmesso la stessa emozione, la stessa sensazione di tranquillità e di pace che questo posto riesce a trasmettere a me. Ci vediamo presto in un prossimo appuntamento in giardino. Credo di essere abbastanza in questo periodo itinerante, quindi non è detto che vi porti da qualche altra parte a farvi vedere qualche altro luogo nei dintorni del posto dove abito, proprio per farvi vedere qualcosa anche di nuovo, che non sia semplicemente e solo il giardino di casa mia. Quindi ci vediamo presto con un altro video e diciamo che la parola di quest'anno per me è movimento, quindi sia fisico che itinerante, per scoprire luoghi nuovi e da farvi conoscere nel mio canale Appuntamenti in Giardino. Ciao a tutti e grazie, e al prossimo appuntamento in giardino. Ciao ciao!